Questa ve la devo far vedere, Stiamo andando in Nigeria, prevede un temporale, ieri per poco non prende fuoco la moto. Sta cominciando a diluviare, porca vacca! Siamo veramente in ritardissimo, porca miseria. Si è bucato il collettore di scarico, c'è un pezzo di isolante in alluminio che sta venendo via. La vedo abbastanza complicata oggi attraversare la Contiero. Adesso stanno togliendo l'ammortizzatore per fare spazio per lavorare sul collettore. Questo è quello che stavo cercando di farvi capire. E guardate che chi c'è. Ta-da! La mia Benelli. Many checkpoint on the road to Buddha? Yes. Many checkpoint. No, they don't stop you. Just show them your passport. Okay. They will stop you. They'll stop. They will look for your taxi pass as you do, and they don't stand for custom here. They will check everything, so you are free to go. Nothing like the stopping again. But alone, no, stamp alone, there. Raga, che cinema. Adesso vi racconto tutto, va? Ok, I'm done. Show love now. Eh? Show love. Che? Show love. Show love. I show love. I show love. Come on, Let's go. Come on, love. ho finito i soldi già io. How much do you give me? 500. Oshe means thank you. Eh? Oshe means thank you. Osce. Lo scorderò da qua a quella sbarra lì. Osce. Che devo fare? Devo saltare sta canna di bambù? Ah. Dai, dai! He's always late. He's Spanish, he's late. Vabbè, ma la sua strada, non è che mi devi... non serve! Ok, bye bye! Hello sir, how are you? How are you? Very good. Have you stamped your passport? Yeah, everything. I've done that. Everything. Let them go. Thank you, have a good day. Ripartiamo in seconda. Ok ragazzoli, buono il cocomero, mamma mia, farei 15 fette adesso, del caldo che fa. Ragazzoli belli, benvenuti in Nigeria. Quanti soldi pagherei io per poter entrare sempre con le videocamere negli uffici doganali, diciamo di frontiera in generale, non avete idea. Stavolta non era il caso, che eravamo un po', come vi ho raccontato stamattina mentre venivamo, un pochino, come dire, preoccupati per il fatto di non avere tutte le carte in regola. Invece fortunatamente è andato tutto molto bene, ci hanno fatto solo una bonaria ramanzina per fare dovevate entrare ieri, regà, se rotta la moto, che dobbiamo fare? E tra l'altro io mi domando, ma uno che arriva in aereo e parte con X ore di ritardo e magari invece di arrivare alle 10 di sera arriva all'1 di mattina, e che fa? Si attacca o rimanda indietro? Vabbè, comunque tutto benissimo. Un mezzo cinema, abbiamo ricevuto già 2 proposte di matrimonio e poi delle situazioni che faccio fatica a spiegarvi, quindi neanche ci provo. Poi alla fine quelli del Benin non ci avevano stampato, non ci avevano messo il timbro d'uscita sul cane passaggio, perché quel deficiente dell'ufficio immigrazione nigeriano ci ha detto no, facciamo tutto noi di là. Non era vero ovviamente, e vabbè, quindi arriva i motorini in 2 senza casco con i motorini, rientra in Benin, pure insomma svariate 100 chilometrino o qualcosa del genere, aspetta lì sotto al sole che questo qua capisce cosa deve fare, ci ridanno il cane passaggio, vabbè, tutto fatto. E niente, l'unica cosa non siamo riusciti a fare, in realtà non ci abbiamo neanche provato, è la SIM card,
ma tanto sappiamo dove dobbiamo andare, abbiamo le mappe offline. Quando arriveremo, in teoria ci aspettano gli amici del motoclub di Abeokuta con le SIM card, quindi insomma, si tratta solo di non ficcarci nei casini in queste prossime 3 ore scarse che ci separano dal nostro primo letto nigeriano. Il passaggio, allora, già passare dal Togo al Benin un po' di differenza di comportamento delle persone si era percepito, però insomma ancora tranquillone. I nigeriani sono proprio un'altra specie, sono molto più aggressive, molto più anche le donne, come abbiamo visto in pochi istanti, che è una cosa che in realtà anziché preoccuparmi mi fa proprio stare bene invece, perché mi stavo un po' rammollendo e stavo un po' perdendo, come dire, la mia italianità e romanità. Qui invece questa cosa che ci sarà da combattere mi piace proprio. Sì, spero non troppo, però insomma è giusto. Vabbè, qui è asfalto, non credo che ve ne freghi molto, ci aggiorniamo più avanti, magari al primo posto di blocco. Ho spento le telecamere per un secondo, mi sono già perso un paio di trasporti eccezionali, di quelli meravigliosi. Dietro c'erano 2 sul motorino, quello dietro che portava il cofano di una macchina messo per dritto e verticale così, tipo pela, che ringraziassero Dio che in Africa, tranne quando sta per piovere, quasi non tira vento, perché se no la prima volata lo trovavi in Benin. Tra l'altro poi vabbè, mi sono dimenticato di dirvi, prima ancora di fare tutto il cinema dei timbri uffici, c'è stato il cinema del cambio dei soldi. Ci volevano proprio spennare, insomma, vabbè, io italiano, Daniel spagnolo, insomma, ci siamo fatti parlare dietro. Quindi alla fine, dopo che insistevano con cifre basse così, vabbè, basta, me ne vado. Gli avevo detto che avrei cambiato $500. Basta, me ne vado, no, possiamo aumentare, basta, me ne vado, a un certo punto mi metto tutti davanti, faccio, scusatemi, quanta gente passa, quanti turisti passano a questa frontiera? Pochi, ok, quanto li rivedete $500 tutti insieme? Io ho tirati fuori per farglieli vedere. No, però non possiamo dire. Quindi mi volete dire voi preferite guadagnare meno che guadagnare zero? Cielo. Ok, chiusa la trattativa. Eccoci, primo posto del blocco. Vediamo un po'. Sì. Andiamo a passare dritti. Oh, io mi sento a casa qua, poi vabbè, ci troveremo in situazioni spiacevoli, lo so già, ma per ora alla grandissima. Cioè quello si è sbracciato per dirmi c'è i fari accesi, non l'avete visto probabilmente, ma ve lo dico io. Cioè, dico mi dovete fermare tutte le volte, almeno un saluto. Mi sento tipo il Papa. Saluto tutti loro. Ah, che poi questo ci ferma.
Cioè, abbiamo fatto 3 km. Saremo già al 27esimo posto del blocco, mai fermati ancora. Centeranno mai posti del blocco, gente vestita come in pigiama. Everybody! They don't give a shit! Oh. Sì. Wow. Comunque ho visto più mitra qui questi primi 10 km che quasi 2 settimane in Iraq. Che è successo? Che sardina. Let's continue because there are no drinking here Yeah. and very hot. Vai. What did you Sir, From which country? how are you? Italy, Spain. Spain. Italy, Spain. Italy. So, me, Italy, Spain. We are going to Nigeria. Coming to Nigeria. Yeah, we are traveling all Africa. All Africa. Yeah, So how the journey, how everything. great, great. What did I carry all these gadgets, see bag, see everything. It's not gadget, it's for, tool for repairing clothes. We left Europe 2 years ago. 2 days ago. So how the journey now? Very good. Nigeria is super nice. Safe right. Okay, thank you. Mi si è impallata la videocamera quella lì. Ogni tanto lo fa soprattutto quando sta in ricarica, per capire perché. Vabbè, tanto a voi del mio faccione vi frega fino a un certo punto, no? Oddio. C'è qualcosa che non mi quadra. Perché questi vengono sulla destra e quello sta guidando a sinistra qui? Io non sto capendo questa situazione. Ma perché? Perché cacchio succede questa cosa? Perché? Ma perché al contrario?
telecamera? Cioè, ma mi pare normale sta cosa. Io adesso non so dove devo andare. Ma che cazzo? Ma perché? Perché avete invertito? Perché? Non si fa così! Io sono scioccato. Pensavo di averle viste tutte in Africa. Cioè, se qualcuno di voi sa quello che sta succedendo, me lo scriva nei commenti, perché io non so che... Cioè, adesso io che dovrei fare? Ti faccio questi ultimi 39 km contro mano? Cioè, sono 10 km che all'improvviso, senza un cartello, senza un motivo, si è invertita la circolazione. Vedo un cazzarola. Io adesso qua che mi aspetto uno contro mano. Allora siamo a neanche 10 minuti dall'albergo, ma io stavo morendo di sede, perché di sede volevo qualcosa di fresco e quindi siamo fermati in questo barettino a berci. Io volevo una Coca-Cola, ma c'avevano solo la birra fredda e vabbè. Questo ingresso in Nigeria ci sta spiazzando, perché eravamo preparati, io soprattutto, alla guerra come alla guerra, e invece sono tutti carini e simpatici e sorridenti. Tra l'altro parlano inglese fortunatamente, quindi riusciamo anche a comunicare, e quindi sia io che Danny siamo particolarmente eccitati per questo ingresso in Nigeria, quasi delusi, nel senso io ero pronto a fare botte. Vai. Ero talmente pronto a fare a botte che non so se riuscite a vedere, Danny lì ha una specie di sega tenuta ferma da una fascetta. Ho detto: Dani, perché non sostituisci questa fascetta con un velcro o qualcosa che si riesce a togliere facilmente? Perché dovesse mai servire, almeno la sfiliamo rapidamente. E lui ha fatto: no, perché ho paura che poi qualcuno me la sfila e la usa. Io deluso come un bambino proprio a cui gli hai tolto il giocattolo. Io già mi vedevo tipo D'Artagnan a fare la guerra con i terroristi, e niente, sarà per un'altra volta. No, comunque prima non si è capito che è successo, ci siamo fatti quasi 10 km con le corsie invertite, una situazione inspiegabile. C'è una moto che scorreggia.
Signori della Ducati, mannaggia la miseria. Sto povero ragazzo ogni volta che prende una buca ce la vuole fa prrr. Ma io dico no, con tutto il bene che vi voglio, c'ha un motore della Madonna, però eccola, sentita? Prrr. Prrr. davanti a tutti, arroganti, più arrogante, sto in mezzo. Oh. Dai, un po' più di arroganza. Sì, comunque sento anche Dani aveva bisogno di uno step up di ignoranza. Stavamo un po' rammollendo perché, cioè, lo dico francamente, viaggiare in due, allora con Dani si viaggia benissimo, ma viaggiare in due è una rottura di coglioni. Sto diventando un po' scurrile, scusatemi, una rottura di scatole piuttosto notevole, perché è troppo facile, cioè quando sai che c'è il backup, quando sai che se c'è un problema c'è qualcuno su cui contare, ci sono capaci tutti, e quando sei da solo che lì si vede come gira la situazione. E quindi cioè sì, gli sterrati, gli scapicolli, queste cose sì, però insomma poi cioè, in quest'Africa finora alla fine sono tutte belle persone, carine, quindi qua invece sento proprio il maschio, sento proprio sì, ce n'avevo proprio bisogno. How are you? Fine, sir. How are you? Fine. Good. We should have a reservation. Really, sir. Okay. Hello. How are you? Hello. Io sto diventando pelato però, cioè sti cose, ma poi fa, io dico per i cinesi con tutto l'affetto, c'è pure la moto cinese, però ma poi fa sto coso così che ti si aggrappano i capelli ogni volta, cioè, rischia di diventare pelato di lato, cioè, sono arrivato a quasi 50 anni con una chioma dei capelli e li devo perdere per colpa degli occhiali di Amazon. Hello. How are you? Here the people are super good. Going to be Christmas, eh? Sure. Today is Friday? Yes. Yeah. So. They know us. They know? Okay. Yeah, famous. I think all the police, they have a message, don't stop, when you say Danny and Federico, please don't stop, say hi, and let they continue. Because if not, I don't understand what happened here. Ah, Wi-Fi? Y ya está, el resto todos nos han saludado y contentos con una sonrisa. Questo è l'albero di Natale prettamente africano, le luci fino a metà. Let's start with the standard, then 12 dices que son, o sea, Ok. More than 5 for me. Ok. Sì. 12 euro. Addirittura la vista sulla favela. Televisore tanto non usiamo. Ventilatore che sicuramente usiamo perché mi diceva che l'aria condizionata c'è ma funziona solo di notte. E poi si ha fessura per le zanzare, zanzariera inutile visto che c'è la fessura lì. Il letto vabbè, insomma, ho visto di meglio ma c'è. Apposita presa 626.
bagno, vabbè, meglio di quello di stanotte, che non vi ho fatto vedere perché, a parte, vabbè, ero stressatissimo stamattina, ma c'è una tazza del cesso senza la tavoletta e basta, neanche il lavandino, qua la tavoletta c'è, neanche il lavandino, c'è il secchio per farsi la doccia, per lavarsi i denti, per fare tutto quanto. Ok, benvenuti in Nigeria.